La Legacy è un poco più complicata perché per togliere il cambio bisogna smontare il radiatore dell'intercooler, la prima cosa sopra, perché va appoggiato sopra al cambio e non si riesce ad accedere a smontare tutti i bulloni intorno alla campana del cambio. E poi in più particolare che si deve per forza togliere, perché qualcuno dice sì non si toglie, o si toglie, la frizione che è a tiro. Se non si toglie il forcellino prima di smontare il cambio, poi il cambio non esce fuori, cioè rimane bloccato, non si riesce a togliere la frizione. Bisogna smontare tutti intercooler completo di manicotti dell'acqua, del refrigerante dell'intercooler, in più la presa d'aria che va a raffreddare la turbina, che ostacola logicamente a togliere i peli. Si deve togliere il suo convogliatore per intervenire sul cambio, perché sennò non si riesce a smontare. La cosa un poco più fastidiosa è smontare il forcellino della frizione, perché ci vuole un estrattore, un attrezzo particolare, diciamo, per tirare fuori sto spinotto, sì che se ne fuoriesce la forcella, se no il cambio rimane bloccato e poi non si può smontare più, diventa un casino, si perde un sacco di tempo. Dopodiché allo smontaggio dell'albero di trasmissione completo di supporti, staffaggio, il tutto, per far sì che il cambio si può scendere dalla vettura. È una macchina semplice da smontare, se uno conosce bene o male il sistema, conosce già dove mettere le mani, è un cambio veloce. È necessario conoscere queste particolarità, perché sennò da un cambio una scemenza, poi si passano le giornate.
di rimontare il kit frizione nuova si fa controllare il volano. Su queste macchine il volano prende delle scottature perché il motore è ad alte prestazioni e pure alte temperature. Prima del montaggio della frizione nuova va sempre fatto rettificare per non avere poi problemi di saltellamento in partenza con le marce basse. Prima di far avviare così la frizione è bella pulita, la macchina non saltella, è una guida veramente per bene. Poi si ripassa al rimontaggio del tutto, del cambio, trasmissione, radiatore, intercooler, tutto quello che abbiamo smontato all'inizio, si ripassa di nuovo a tutto il rimontaggio.